Quando mi chiedono se è possibile riconquistare una ex borderline, la prima cosa da fare è chiarezza e capire quali sono i veri passaggi che potranno metterti nuovamente in contatto con lei. Lo vedremo oggi all'interno di questo video. Luca proprio l'altro giorno mi chiedeva cosa possa fare di concreto proprio per riavvicinarsi a questa persona che non gli dà più punti di riferimento. Intanto, premessa molto importante, non entreremo nell'aspetto psicologico della cosa e ti consiglio di non farlo nemmeno tu se stai vivendo questa situazione. Dopo il video di oggi capirai proprio su quali punti focalizzarti senza disperdere le energie su cose che in realtà non ci competono. La domanda da porti in questo momento è: come mi sono sentito tutte le volte che la mia ex si è comportata in maniera instabile nei miei confronti? Cosa realmente ho avvertito? Ecco, ti chiedo proprio di indicarmelo nei commenti se ti va, se ti fa piacere, se te la senti, in modo da poter avere un confronto ancora più costruttivo e profondo su questo tema alquanto delicato. Ora andiamo nel concreto e cerchiamo di capire cosa realmente puoi fare. La prima cosa è quella di evitare la diagnosi, evitare proprio di concentrarti su un qualcosa che in realtà potrebbe essere ben distante da quella che è la causa della fine della relazione, che potrebbe essere proprio la relazione stessa o le sensazioni che lei ha avvertito. È proprio su queste sensazioni che dovresti maggiormente concentrarti e questo è il primo punto. Fatto questo, prova a chiederle come lei realmente si sente in questo momento e soprattutto cosa realmente la renderebbe serena, e qualsiasi cosa ti dica, rispetta questa cosa qui e vedrai che creerai una sinergia incredibile. E non per ultimo, evita assolutamente di consigliarle di andare da medici, da psicoterapeuti, perché noi non siamo gli psicoterapeuti delle nostre ex o compagne, ok? Cerchiamo di aggiungere valore nella loro vita e non di togliere valore. Molto spesso ci sostituiamo a delle figure quando in realtà non è questo l'obiettivo e soprattutto l'altra persona percepirebbe qualcosa di dissonante, ecco, questo è il termine giusto. Bene, Luca ascoltò questi consigli e sai cosa emerse? Lei in realtà non provava più desiderio sessuale nei suoi confronti e quindi era molto combattuta. L'instabilità in realtà derivava da questo e non da una condizione borderline. In realtà lei da una parte lo amava tantissimo, con quel senso proprio di stima, di affetto profondo, dall'altra parte invece non riusciva a desiderarlo sessualmente. Quindi lui ha lavorato molto sulla comunicazione, la comunicazione seduttiva, l'attrazione e piano piano è riuscito a rientrare nella sua vita. Ora le cose vanno molto meglio. Il mio consiglio ora è di non disperdere le tue energie su cose che in realtà non contano per il fine di tornare a ricostruire una relazione d'amore. Interpretazioni, diagnosi, giudizi, lasciamole a chi di competenza. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di approfondire con il corso gratuito in 6 lezioni che trovi su ricominciodall'amore.com, oppure troverai il link in descrizione, e ti chiedo anche di lasciare un like per premiare appunto questo video. Ti ringrazio e alla prossima settimana.